hai mai pensato che, forse, alcuni dei tuoi abitudini, senza nemmeno accorgertene, stiano sabotando le tue connessioni con le persone? Che sia al lavoro, nelle amicizie o anche nell'amore, quelle piccole azioni che sembrano innocue potrebbero, in realtà, creare barriere tra te e le persone con cui vorresti entrare in connessione. E la cosa peggiore è che, spesso, siamo così immersi in questi comportamenti che nemmeno ci rendiamo conto dell'impatto che hanno. Ora, immagina di poter trasformare tutto ciò. E se potessi aggiustare alcune di queste abitudini e, con questo, migliorare il modo in cui ti relazioni e sei percepita dagli altri? Suona bene, vero? Ma come farlo in modo consapevole? Quali comportamenti, senza volerlo, potrebbero bloccare quelle connessioni autentiche che tanto desideri? Oggi, qui sul canale Emozioni e Connessioni, esploreremo alcune di queste attitudini. Vedremo da vicino come piccoli aggiustamenti possano fare tutta la differenza nel modo in cui comunichi, ti connetti e, ovviamente, come vieni vista. Sei pronta a scoprire come diventare una versione più autentica e affascinante di te stessa? Allora, continua a seguirci, perché questo viaggio sarà più rivelatore di quanto immagini. Ti sei mai trovata a fare una battuta su te stessa, cercando di alleviare quel momento di disagio o persino per evitare una critica che sapevi che sarebbe arrivata? A volte questa strategia sembra innocua, addirittura divertente. Chi non ha mai detto frasi come "ah, sono un disastro" o "certo, sbaglio sempre"? Sembra quasi che stiamo scherzando sulla nostra stessa immagine, ma e se ti dicessi che questa abitudine potrebbe allontanarti dalle connessioni che tanto desideri? Quando ti autodeprezzi, anche in modo leggero, succede qualcosa. Quella risata nasconde un'insicurezza. E, più di tutto, manda un messaggio agli altri: non mi valorizzo molto, quindi forse anche tu non dovresti farlo. Potrebbe sembrare una difesa contro le critiche, ma in realtà quello che stai facendo è metterti in una posizione di svalutazione. E questo non crea affinità, al contrario, potrebbe allontanare le persone che vorrebbero vedere il tuo splendore. Ora, fermati un momento a pensare, e se, invece di abbassarti, iniziassi a farti dei complimenti, a riconoscere le tue qualità senza paura di essere vista? Cosa succederebbe se lasciassi da parte l'autodeprezzamento e, invece, parlassi dei tuoi successi con orgoglio? Questo potrebbe trasformare il modo in cui sei percepita e, cosa più importante, potrebbe aprire porte per connessioni più profonde, perché, alla fine, le persone vogliono avvicinarsi a chi è autentico e sicuro di sé. Allora, che ne dici di mettere da parte lo scudo dell'autodeprezzamento e cominciare a brillare un po' di più? Perché, credimi, il mondo ha bisogno di vedere il tuo splendore, e anche tu. Ti è mai capitato di dire sì a tutto, anche quando, in fondo, avresti voluto dire no? Forse è la paura di generare conflitto o la necessità di compiacere gli altri, giusto? La gentilezza è una virtù meravigliosa, ma, quando praticata in eccesso, può trasformarsi in una trappola. Perché, molte volte, ci sentiamo obbligate ad accettare tutto, anche quando questo significa sacrificare il nostro tempo, energia o i nostri limiti. Cosa vuoi davvero evitare? Il confronto? O forse, la paura di sembrare egoista? Ma ecco la grande questione: accettando tutto senza mettere in discussione, inizi a perdere il controllo sul tuo stesso spazio. E, la cosa più pericolosa, è che le persone intorno a te potrebbero iniziare a non valorizzare più ciò che hai da offrire. Quando ti metti sempre a disposizione, senza condizioni, le persone vedranno davvero il tuo valore autentico. O inizieranno a pensare che tu ci sarai sempre, a prescindere da cosa succede. Immagina ora uno scenario diverso. E se, invece di dire sempre sì, fossi in grado di praticare la gentilezza senza perdere la tua autenticità? E se ti permettessi di essere assertiva, stabilire i tuoi limiti e, comunque, essere accogliente e generosa? Non sarebbe questa la vera forza della gentilezza? Perché, alla fine, essere gentile non significa accettare tutto. Significa sapere dove puoi essere generosa e dove è necessario mettere te stessa al primo posto. E questo, credimi, crea molto più rispetto e, soprattutto,
relazioni più sane e equilibrate. Ti sei mai accorta di come, a volte, sia facile farsi influenzare dal gruppo e cambiare il tuo stile, le tue opinioni o anche le tue credenze solo per adattarti? Potresti chiederti, ma qual è il problema di adattarsi? Dopotutto, lo fanno tutti, giusto? Sì, all'inizio sembra innocuo. Potrebbe sembrare addirittura un modo per integrarsi e non sembrare strana. Ma cosa succede quando inizi a cambiare così tanto che fatichi a riconoscere la versione originale di te stessa? L'accamuffamento sociale può essere una tentazione irresistibile. Chi non ama essere accettato, stare tra persone con cui si sente parte di qualcosa? Ma, e se questo adattamento continuo iniziasse a minare la tua vera essenza? Ti sei mai accorta che, cercando di piacere a tutti, stai creando una versione di te stessa che non è per niente autentica? E le relazioni che nascono da questo adattamento? Non sarebbero più superficiali di quanto vorremmo ammettere? Ecco la chiave, la vera connessione nasce quando permetti alla tua individualità di brillare. Hai mai pensato a come le persone più interessanti e affascinanti siano quelle che non hanno paura di essere veramente se stesse? Non si preoccupano di adattarsi a ciò che è accettabile. Sanno che l'unico modo per connettersi in modo genuino con gli altri è essere completamente reali, con le loro opinioni, stili e persino vulnerabilità. E se, invece di camuffarti, ti permettessi semplicemente di essere te stessa, senza filtri, senza paura del giudizio? Come cambierebbe il modo in cui ti relazioni con le persone intorno a te? Non sarebbe più autentico, più profondo? A volte, il miglior modo per adattarsi è, paradossalmente, smettere di cercare di adattarsi. Se ti sta piacendo il contenuto e vuoi continuare a ricevere consigli e riflessioni su come creare connessioni più profonde e vere, approfitta per iscriverti a Emozioni e Connessioni. Qui troverai sempre uno spazio per imparare, crescere e connetterti in modo più autentico. Non dimenticare di attivare la campanella, così non perderai nessun video. Vieni con noi in questo viaggio? Ti sei mai trovata a confrontarti con un'altra donna pensando devo essere migliore di lei? Forse non te ne sei nemmeno accorta, ma questa competizione nascosta potrebbe creare più tensione di quanto pensi. A volte ci ritroviamo a guardare al successo di altre donne e, invece di sentirci ispirate, proviamo l'impulso di dimostrare che siamo più capaci, più veloci, più intelligenti, più tutto. Ma ti sei mai fermata a pensare, cosa sta realmente facendo questa competizione con le tue relazioni? Invece di generare ammirazione, questo confronto crea una barriera invisibile tra di voi. Quello che potrebbe essere uno scambio di supporto e solidarietà diventa una gara di chi sta vincendo. E, alla fine, nessuna vince davvero. Ti sei mai accorta che, più provi a competere, più ti allontani da quella sensazione di connessione autentica? Più diventa difficile collaborare, e più ti trovi intrappolata nella trappola del confronto. Ma, e se, invece di vedere il successo di un'altra donna come una minaccia, lo vedessi come una celebrazione di ciò che è possibile? Cosa succederebbe se, invece di competere, vi uniste? Perché, credimi, il successo di una non diminuisce quello dell'altra. Non c'è solo un posto per le donne di successo, c'è spazio per tutte. Quando capisci questo, succede qualcosa di magico, le barriere iniziano a cadere e, invece di vederti in competizione costante, cominci a costruire una rete di supporto reale, dove il successo di una diventa motivo di ispirazione, e non di insicurezza. Quindi, la prossima volta che quella voce interiore cercherà di dirti che devi essere migliore, ricordati, il successo di un'altra donna non diminuisce il tuo. Anzi, apre più spazio per tutte brillare. Ti sei mai sentita come se dovessi essere perfetta in tutto per essere accettata? Che le tue imperfezioni, per quanto piccole siano, debbano essere nascoste a tutti i costi? Forse ti sei trovata a pensare che sarai amata, valorizzata o rispettata solo se soddisfi uno standard di perfezione irraggiungibile. Ma, ti sei mai chiesta, questa continua ricerca della perfezione sta davvero avvicinandoti alle persone o, in realtà, sta creando barriere emotive invisibili?
Ecco la grande questione: cosa succede quando cerchi di essere perfetta in ogni aspetto della tua vita? Senza accorgertene, inizi a distanziarti da ciò che è veramente importante, una connessione autentica con gli altri. Quando tutto sembra impeccabile, stai dando spazio alla vulnerabilità? O stai solo costruendo muri che rendono impossibile una vicinanza reale? Ora, immagina per un momento l'opposto. E se, invece di preoccuparti per ogni dettaglio, cominciassi ad abbracciare le tue imperfezioni? E se permettessi che la vulnerabilità prendesse il posto della perfezione? Perché, vedi, sono proprio le imperfezioni che ci rendono umani. È quando mostriamo i nostri errori, le nostre paure, le nostre debolezze che le connessioni reali avvengono. Sono questi momenti di vulnerabilità che creano legami profondi e autentici, dove l'altro può vedersi in te, senza maschere. Ti sembra spaventoso, vero? Lasciare cadere le armature e essere davvero te stessa, con tutto quello che ne deriva, errori, imperfezioni, insicurezze. Ma forse, è proprio questo che ti serve per creare relazioni più profonde, più vere. Perché, alla fine, nessuno cerca la perfezione. Le persone cercano chi sei davvero. Ti sei mai trovata a minimizzare le tue passioni per adattarti a un gruppo o sembrare più cool? Forse hai evitato di parlare di qualcosa che ami veramente, temendo che gli altri non se ne importassero o che ti considerassero strana. La verità è che, facendo così, non stai solo nascondendo i tuoi hobby, ma ti stai disconnettendo da te stessa. E, cosa ancora più importante, stai perdendo l'opportunità di mostrare al mondo ciò che ti fa brillare veramente. Ti sembra familiare? Parlare di qualcosa che ami può sembrare rischioso, soprattutto quando non sai se gli altri capiranno o apprezzeranno. Ma cosa succede quando decidi di non trattenerti più? Cosa succede quando parli con entusiasmo dei tuoi interessi, che siano quella collezione che adori, il progetto artistico che ti ispira o quell'hobby diverso che ti rende felice? Quando condividi le tue passioni con genuinità, succede qualcosa di magico. Non solo ti connetti in modo più vero con le persone intorno a te, ma cominci anche ad attrarre quelle che condividono o rispettano questi stessi interessi. Parlare con entusiasmo di ciò che ti motiva non solo ti rende più interessante, ma ti rende anche più autentica. E l'autenticità, cara amica, è sempre attraente. Allora, perché continuare a nascondere ciò che ti rende unica? Il mondo non ha bisogno di altre versioni ritoccate di noi stesse. Il mondo ha bisogno della versione vera, quella che ha qualcosa da condividere e ne è fiera. Ciò che ami, ciò che ti ispira, è una parte vitale di chi sei e, mostrandola, apri porte per nuove connessioni, più profonde e autentiche. Ti sei mai fermata a pensare a come condividi le tue conquiste? Quante volte hai sentito il bisogno di gridare al mondo che hai ottenuto qualcosa di straordinario, magari solo per ricevere quella approvazione immediata? Non è raro desiderare che le persone vedano e riconoscano ciò che hai raggiunto, ma quel desiderio di convalida ti sta davvero connettendo con gli altri, o sta solo creando una facciata? Immagina ora la differenza tra condividere una vittoria con gioia genuina e, d'altra parte, fare di essa il centro di tutte le tue interazioni. Quando condividi qualcosa con entusiasmo, per celebrare il momento con gli altri, può essere contagioso e ispiratore. Ma, e se l'obiettivo fosse solo impressionare o cercare lode a tutti i costi? Questo potrebbe iniziare a sembrare carenza, una ricerca incessante di qualcosa che, in fondo, dovrebbe venire da dentro di te. La convalida esterna, se eccessiva, non crea una connessione reale. Potrà generare applausi momentanei, ma ti stai davvero connettendo con chi ti circonda o stai solo alimentando un ciclo di approvazione vuota? Quando il focus è solo su ciò che pensano gli altri o su ciò che puoi mostrare, lo spazio per una conversazione genuina e profonda diminuisce. Allora, che ne dici di riflettere sul modo in cui condividi le tue vittorie? Sì, celebra i tuoi momenti. Ma fallo con l'intenzione di ispirare, di condividere la tua felicità senza aspettarti nulla in cambio. Quando condividi in modo autentico, senza fretta di impressionare, la connessione con gli altri avviene in modo più naturale. Cosa ancora più importante,
inizi a costruire un legame più vero con chi si preoccupa davvero di te. Hai mai notato come la nostra società valorizzi l'essere sempre occupati? Il famoso "sono troppo occupata" è diventato quasi un marchio di status, come se più compiti e impegni avessi, più fossi produttiva e preziosa. Ma la verità è che questa ricerca incessante della produttività potrebbe allontanarti non solo dalle persone, ma anche da te stessa. Quante volte ti sei ritrovata a cercare di riempire ogni minuto libero con qualsiasi cosa, solo per evitare quel vuoto? E ancora, quante volte hai finto di essere occupata per non mostrare la vulnerabilità di non sapere cosa fare? L'ironia qui è che, più cerchi di rimanere occupata, più diventi inaccessibile, e non solo per gli altri, ma per quei momenti di vera connessione, per quelle interazioni che davvero contano. Quando sei sempre di corsa, sempre con l'agenda piena, cosa succede con le persone intorno a te? Iniziano a percepire che, anche quando sei fisicamente presente, la tua mente è da un'altra parte. E questo crea una distanza, perché nessuno vuole sentirsi come un'altra voce in lista. La qualità delle relazioni va a picco quando la quantità di impegni diventa più importante. Allora, cosa succederebbe se cominciassi a dare priorità ai momenti di presenza genuina, invece di cercare la costante occupazione? Che ne dici di togliere la pressione di dover fare sempre qualcosa e semplicemente essere lì, nel momento, con le persone che davvero contano? La presenza, l'attenzione, questi gesti semplici hanno un potere immenso di creare connessioni più profonde e significative. Forse è il momento di riflettere su come stiamo usando il nostro tempo, perché, alla fine, è il tempo ben investito nelle relazioni che fa davvero la differenza. Questi comportamenti, per quanto possano sembrare naturali o addirittura innocui, non definiscono chi sei veramente. Sono solo modelli che, spesso, adottiamo senza accorgercene. Ma, e se ti dicessi che portarli alla consapevolezza potrebbe essere il primo passo per una trasformazione positiva? Cosa cambierebbe nella tua vita se iniziassi a guardare questi comportamenti con occhi nuovi, in modo più gentile verso te stessa? La verità è che tutti siamo in costante apprendimento. La vita è fatta di scoperte e, ad ogni passo, abbiamo l'opportunità di evolverci, di fare scelte che ci avvicinino alla persona che siamo veramente. E questi cambiamenti, queste piccole ma potenti trasformazioni, iniziano nel momento in cui decidi di essere fedele a te stessa. Quando accetti le tue imperfezioni e capisci che essere genuina è quando davvero crei connessioni autentiche e profonde. Allora, fermati un momento e rifletti, quali di questi comportamenti puoi iniziare a lavorare per creare relazioni più genuine, più vere? Come puoi rafforzare i tuoi legami e lasciare che fioriscano in modo più naturale e senza pressioni? Mi piacerebbe molto sapere la tua opinione. Quindi, iscriviti al canale Emozioni e Connessioni e condividi nei commenti. Conoscevi già questi comportamenti? Ti sei mai trovata in una di queste situazioni? Quali storie hai da raccontare riguardo le sfide o le conquiste nelle tue relazioni? Parliamo, impariamo insieme e, chissà, magari ci ispiriamo a vicenda a proseguire con più leggerezza e autenticità.